Ciao a tutte e bentornati in un nuovo video tutorial insieme. Come vedete dal titolo, oggi vi faccio vedere come realizzare una decorazione secondo me molto sfiziosa. Andremo infatti a realizzare una decorazione a forma di mongolfiera. Per realizzare la mia andrò ad utilizzare una pallina di polistirolo da 7 cm, ma se ne usate o una più piccola o una più grande potete adattare la decorazione alle vostre esigenze. Secondo me è una decorazione molto versatile perché in versione più piccola si presta per decorare una stanza, ma in versione più grande può essere utilizzata anche come decorazione per un tavolo, magari per una festa di compleanno. Chiaramente cambiando le misure della pallina andranno anche adattate le misure della base, altrimenti il lavoro non sarà più proporzionato. Come sempre cerco di non perdermi in ulteriori chiacchiere e vi lascio al video tutorial.
Eccoci arrivati alla fine del tutorial. Come sempre vi faccio vedere da vicino il risultato, perché purtroppo quando faccio dei lavori così lunghi devo allontanare lo zoom e quindi i vari dettagli si vanno un po' a perdere. Questo perché mi piace onestamente dare una versione un po' più, una visione un po' più d'insieme, però appunto a discapito dei dettagli, perché do per scontato che se ci sono domande, comunque curiosità, me le fate e poi cerco di recuperare appunto facendo questo zoom casalingo e farvi vedere da vicino quello che sono riuscita a fare. Sicuramente c'è un dettaglio che non vi è sfuggito, ovvero l'assenza della copertura sul fondo. Questo è voluto perché volevo spiegarvi le due scelte, ovvero se realizzate la decorazione da mettere su una superficie, quindi magari su un tavolo, su una mensola, insomma da appoggiare, vi sconsiglio di fare la copertura utilizzando il tricoten, perché purtroppo crea uno spessore e rende il tutto un pochino più instabile, soprattutto se andate a realizzarla in dimensioni veramente grandi. Quello che vi consiglio è di scegliere magari un bel cartoncino o di utilizzare un cartoncino che come in questo caso non è di recupero ma magari è più gradevole alla vista, in modo tale da non dover fare la copertura, quindi poterlo lasciare così com'è. Caso contrario, se volete andare ad appendere la vostra decorazione, quindi vi ho fatto vedere apposta come realizzare l'asolina e come andarla a fissare perché vogliamo magari metterla in un angolo, quindi comunque lasciarla sospesa, in quel caso vi consiglio di realizzare la copertura. Questo lo andrò a fare poi a fine video in modo che il risultato sia un pochino più carino e un po' più elegante. Ho scelto poi di non mettere ulteriori dettagli, quindi di lasciarla abbastanza spoglia per farvi vedere quanto più possibile la struttura di base, ma se andate a cercare immagini di mongolfiere capite che potete andarla a personalizzare veramente come più vi piace. Addirittura potreste aggiungere altri cordini, fare delle nappine, aggiungere delle decorazioni, fare magari invece che scegliere un unico colore per fare la copertura, magari farli sfumati, quindi partire da un rosa, magari farlo poi virare verso il fucsia, verso il viola, insomma veramente potete fare quello che più vi piace. Secondo me è super personalizzabile. L'unico consiglio che vi do, che me ne sono accorta durante il progetto, evitate magari questo tipo di cordino che ha, vedete, la parte interna, vediamo se me lo mette a fuoco. Vedete che ha questo piccolo nastrino in foil, perché purtroppo non è l'ideale, il nastrino tende a separarsi dal cordino e quindi fate un pochino più fatica. A me piaceva anche perché era l'unico che riprendesse un po' i colori della base, che ho scelto di utilizzare color crema, ma onestamente col senno di poi avrei scelto magari qualcosa di più lineare e di più facile da gestire. Bene, io come sempre vi ricordo, per qualsiasi domanda, visto che è un lavoro magari un pochino complesso, lasciatemi un commento, io sono super felice di rispondervi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, così non vi perderete nessun altro tutorial di queste tipologie e in generale tutti i vari contenuti che vado a pubblicare sul canale. Vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao!